Premessa, io già sapevo dell'esistenza di Hazbin Hotel già da molto tempo, in quanto comunque è una web series molto nota, però non ho mai visto la serie su Amazon Prime perché, sorpresa sorpresa, non ho l'Amazon Prime. E visto che in realtà mi è sempre suscitata in mente una domanda, spero che tutti quanti possono avere diritto alla redenzione all'Hazbin Hotel, perciò, visto che io non ho visto la serie, che può avere molta più lore, molte più curiosità, molte più informazioni, mi sono consultato con un esperto del settore, perché questo canale non è per niente vago sulle informazioni che dà e non lascia per niente degli spazi vuoti in quello che racconta. I miei primi video lo insegnano ed è per questo che il video è in collaborazione con Holy Regent, il Sacro Reggente, come lo volete chiamare voi, che è appunto un canale proprio apposito per Hazbin Hotel, visto che ha già fatto tantissimi video in questione che vi consiglio di vedere se siete più o meno incuriositi da questa serie. Ho scelto 5 personaggi storici molto importanti e uno per il meme e un altro che è una notizia di cronaca molto recente che penso i più giovani conoscano tutti. Poi non so se questo video fa un sacco di visualizzazioni, però non credo proprio, perciò almeno facciamo qualcosa nella nostra vita. Quindi, senza perdere alcun tempo, godetevi il video. Benvenuti in questo nuovo video. Io sono il Sacro Reggente e questo è un video collab in cui sono con un certo Kurt. Cosa consiste questa collaborazione? In cui mi ha mandato delle immagini, appunto. Devo mettere al fatto di stare bene con con l'Hazbin Hotel, con la redenzione e il paradiso. Adesso partiamo dal primo personaggio, che è il signore, il baffetto, il signore austriaco, il pezzo proprio grosso, che ovviamente è il pittore austriaco. Ha detto che il pittore ha fatto molti stermini, quindi la vedo difficile che si redimersi. Poi non penso che redimersi per due motivi. Il primo motivo è che il pittore austriaco non si pentirebbe di ciò che ha fatto, perché lui odiava a morte gli ebrei, perché appunto non invadevano la Germania e inoltre avevano spesso delle posizioni agevoli economicamente, quindi erano a capo di grandi aziende che appunto lui non poteva controllare, e spesso soprattutto erano banchieri. Minare, solamente che ha fatto in maniera un po' troppo spinta, e ovviamente non solo, poi ha causato lui anche la causa della seconda guerra mondiale. L'altro motivo penso che i suoi compagnoni, i suoi amici, i suoi amichetti nell'Hazbin Hotel, la serie Hazbin Hotel, probabilmente è probabile che se esiste, dopo non ce ne l'hanno messo, potrebbe diventare un overlord potente, tipo Alastor. I miei nemici numerosi, i miei pari nessuno. All'ombra degli ulivi dicevano: l'Italia non sarà mai conquistata. Nella terra dei faraoni e dei re dicevano: l'Egitto non sarà mai sottomesso. Nel regno delle foreste e delle nevi dicevano: la Russia non sarà mai domata. Adesso tacciono tutti. Mi temono come una forza della natura, un portatore di morte e distruzione. Io sono Napoleone. Io sono l'imperatore. Il secondo personaggio invece si tratta di Napoleone. Napoleone invece ce lo vedo che si redime. Napoleone scappò, si autoesiliò sull'isola d'Elba insieme alla sua famiglia per il bene della Francia, e poi dopo, più o meno, anche per comodi suoi, se ne si è esiliato, poi è tornato per riarmare i francesi che appunto stavano perdendo un po' la guerra, ormai era quasi finita la guerra, era persa, e lui riuscì a riarmare i francesi. Comunque ha fatto anche il bene, come i codici napoleonici. Secondo me non si trova in paradiso in Hazbin Hotel, ma invece lui la redenzione la vedo bene per Napoleone. Un personaggio molto simile, a Napoleone, a modo mio, è Serpentius. Assomiglia molto, manca la tutela napoleonica, però comunque togliendo Serpentius io penso che Napoleone possa redimersi, penso voglia redimersi. L'altro personaggio è Salvini. Nonostante tutto, Salvini stia in un limbo tra inferno e paradiso, perché dalle cazzate che dice
purgatorio, perché comunque le sue cazzate non sono estreme, però io penso sia l'inferno. Pur redimersi, vabbè, se al pittore austriaco gli do una redenzione 1 su 10, a Napoleone un 7 su 10, penso che a Salvini penso che gli do un 4 su 10, perché non penso che si penta di ciò che ha fatto. Cioè non è cattivo come invece il pittore austriaco. E poi abbiamo Dan Schneider, appunto il creatore della Nickelodeon, canale appunto ha ha messo, diciamo, alla luce vari programmi famosissimi come SpongeBob, forse il più famoso, i due fantagenitori, a casa dei Loud, ma anche cose del tipo Victorious, che è stato prodotto anche dallo stesso Dan. Lo stesso Dan è stato il produttore e sceneggiatore, mi pare. Anche se anche se non mi sono informato bene in queste cose. Ovviamente si trova all'inferno. E l'ultimo personaggio si tratta invece della regina Elisabetta. E uno dice: ma che c'entra la regina Elisabetta? Questi appunto che ho detto prima. Non ha fatto dei crimini. Partiamo dal presupposto che in realtà diciamo che i nobili inglesi, ma proprio in generale, non inglesi, ma poi in genere le dinastie hanno le marce. Poi la regina Elisabetta comunque è sempre stata indifferente verso le altre persone. Diciamo, non ha mai, diciamo, la regina Elisabetta non ha mai cambiato niente. Quindi diciamo non è proprio negativa la personaggio. Però bisogna anche considerare anche, diciamo, in che stato si trova, in che società si trova. Cioè, una società dove vige una monarchia costituzionale, anzi cerimoniale, come quella inglese, quella della Gran Bretagna, che è la stessa nazione che ha causato durante la carestia, grandi carestie irlandesi, quindi ti fa capire un po' il livello della monarchia. Poi ha anche altri difetti, la regina Elisabetta ha poteri enormi, che non era tutta. Non penso che una persona che ha una marea di gioielli, che anche alla minima cosa si lamenta, non è più come la nobiltà del passato, che era la nobiltà guerriera, che combatteva, anche se comunque aveva relati negativi, ma la nobiltà attuale non è assolutamente di quel livello. Sono, diciamo, dei bambinoni che si lamentano la prima cosa fuori posto. Questo è quello che sono. E quindi, parlando proprio di Paradiso Inferno, penso proprio potrebbe finire nel girone dell'avidità. Quindi sono dall'inferno, della redenzione, può redimersi, cioè citando sempre una frase che ho detto prima: se Alastor, che è realmente un pazzo omicida, cannibale, può redimersi, potrebbe redimersi, anche se ancora non è successo nella serie, ma succederà, sono sicuro. Perché allora anche la regina Elisabetta, che comunque, diciamo, proprio perfetta non è, nemmeno lei, ma diciamo non è dello stesso livello di Alastor, allora perché no? E quindi a lei do un 8 su 10. Che dire, ragazzi, è veramente un video molto lungo da fare, molto difficile da editare e comunque ci è voluto un po' di lavoro, molto di più di quanto avevo previsto, perciò supportate questo video, fate quello che dovete fare e noi ci ribecchiamo tra 2 mesi, no dai, prima.